Ciao da Mr. Helmet. Voglio tornare su questo tema di criptodata e la storia del copyright. Come sapete, Mr. Helmet è impegnato in una battaglia contro i fake, contro truffe, segnalo degli sponsor anomali, faccio delle analisi, delle investigazioni. Fino adesso siamo sempre riusciti, anche con il vostro aiuto, l'aiuto di tanti lettori, a tirare fuori un sacco di cose strane. Una di queste cose strane, o che non mi tornava, o che comunque aveva delle situazioni poco chiare, era la situazione di Criptodata, uno sponsor che ha acquisito parte del team RNF. Sono uscito con un titolo chiamato Rivelazioni sconvolgenti, in cui ho portato tutta la documentazione in cui parlavo delle strane vicende di Criptodata, del passato di Ovidio Toma, il suo amministratore delegato, delle altre cose, tutta una serie di contenuti. Va bene, questa storia non è piaciuta a Criptodata, che però si è guardata bene dal rispondermi. Diciamo che Criptodata non ha avuto il coraggio di rispondermi, non ha avuto il coraggio di rispondermi, non ha avuto il coraggio di argomentare. Quindi evidentemente alcune situazioni erano veramente poco chiare. Cosa ha fatto però Criptodata nei confronti del video di Mr. Helmet, che conteneva tutto materiale preso dal web, dai siti aziendali di Criptodata e dai siti di informazione di tutto il mondo? Cosa ha fatto? Ha fatto una violazione di copyright. Buongiorno Mr. Helmet, in seguito alla ricezione di un avviso di rimozione per violazione dei copyright abbiamo dovuto rimuovere il tuo video da YouTube. Questo è il titolo del video, questo è il link del video, è la copertina che avete visto prima e questo è l'autore della richiesta, Criptodata Tech. Non sarà più possibile vedere il tuo video. Oltre a questo ho ricevuto anche un avvertimento sul copyright, ne puoi ricevere 3, dopodiché ti chiudono l'account. I prossimi passi: se ritieni di non avere colpe in uno o più casi di qui sopra, puoi presentare il ricorso nei confronti della rimozione inviando una contronotifica. Tieni presente, questo è molto importante, che una contronotifica con informazioni false può comportare gravi conseguenze legali. Inoltre puoi contattare il soggetto che ha fatto rimuovere il tuo video per chiedergli di ritirare la richiesta di rimozione. Quello che ho fatto io è stato contattare Criptodata, che non mi ha risposto. Dopodiché, come vedete, il contenuto, l'atteggiamento di YouTube, che serve a tutelare i contenuti, e lo capisco, è intimidatorio, perché uno che poi riceve una violazione di copyright se ne guarda bene dal protestare, perché dice poi ci sono implicazioni legali e la gente ha sempre paura di questo. Io stesso ho ricevuto una violazione di copyright da parte di Paolo Scalera, ho lasciato perdere all'epoca per la storia di fatevi gli affari vostri, ok? Che è quella cosa che aveva detto. Detto questo, però, forse avrei fatto bene dimostrando ad andare avanti. Comunque io in questo caso non mi sono fermato, d'accordo? Ho inviato la mia contronotifica e nel frattempo ho fatto un video, Paura di Mr. Helmet, in cui ho fatto a Ovidio Toma e alle altre persone di Criptodata circa 40 domande per sapere determinate cose. Vi linko il video, anche il video ve lo linko qui. Ho avuto risposte, secondo voi? Nessuna risposta. Criptodata non ha avuto il coraggio di rispondermi su nessuno dei temi che io ho tirato fuori. Ho fatto una quarantina di domande legittime, nessuno di Criptodata ha avuto il coraggio di rispondermi. Va bene? Ok. E allora sono andato avanti. Nel frattempo la mia contronotifica è stata, diciamo così, inoltrata all'autore. Funziona così su YouTube. La notifica viene inviata all'autore della rivendicazione e quest'ultimo ha a che fare, ha intanto a disposizione 10 giorni lavorativi, ok? Americani, per rispondere. Questo capite che danneggia chi ha caricato un video. Nella risposta l'autore deve dimostrare di aver intentato un'azione legale. Attenzione, cioè è molto chiaro questo, l'autore rispondendo deve dimostrare che il suo copyright è stato violato e quindi deve dimostrare di aver intentato un'azione legale.
ok? Molto importante questo. Cryptodata è poi una contronotifica, una richiesta di tipo legale, quindi YouTube ha l'obbligo di elaborarla nel rispetto della legge. Questa procedura può richiedere del tempo, eccetera. In caso di aggiornamenti ti risponderemo a questa email, eccetera, eccetera. Poi va bene, c'è il video, il link del video, quello incriminato, la mia spiegazione e tutto il resto. Ok, nel frattempo la contronotifica è stata respinta perché intanto Cryptodata non ha mai risposto a YouTube, però YouTube ha detto non è chiaro, non abbiamo ben capito se tu hai diritto a fare questa contronotifica e quindi rispiegaci bene tutto quanto, rifai la contronotifica. Oppure aspetta la scadenza del copyright e quindi così il tuo ammonimento non c'è più. Non mi sono arreso, ho rispiegato da capo tutta la faccenda, ok? E nel frattempo aspettavo risposta da Cryptodata. E la risposta da Cryptodata non è arrivata perché Cryptodata non ha avuto il coraggio di rispondermi né sul video né sul reclamo per la notifica di copyright e non mi ha risposto nemmeno sul video delle 40 domande, quello dove dicevo che avevano paura di Mr. Helmet. Cosa è successo poi nel frattempo? Che alla fine YouTube ha dato ragione a Mr. Helmet, ok? Questo è il contenuto sotto, quello incriminato, e YouTube ha scritto: gentile Mr. Helmet, nel rispetto del Digital Millennium Copyright Act DMCA, abbiamo esaminato la tua contronotifica. I seguenti video, cioè uno, sono stati ripristinati a meno che tu non li abbia eliminati. E questa è la mail ufficiale di YouTube. Cioè va bene sotto il mio indirizzo e tutto il resto. Quindi Mr. Helmet 2, Cryptodata 0. Mr. Helmet 2, Cryptodata 0, che nel frattempo Cryptodata non ha avuto il coraggio di rispondere a me, non mi ha risposto sulla rimozione del contenuto, non mi ha risposto sulle domande che ha fatto, non ha intentato alcuna azione legale nei confronti di Mr. Helmet, mi sarei divertito, e diciamo non ha neanche risposto a YouTube. Vi voglio dire che è tipico dei tempi più recenti quello di fare querele e intimidire e cercare di intimidire la gente, oppure azioni legali come quella di MV che mi aveva intimato di togliere i video, come altre che non vi sto a dire. Sono numerose le persone che pensano che con l'azione legale, diciamo così, hanno un effetto, come posso dire, minatorio, a tipo intimidatorio. Sono tante le situazioni anche di blogger che conosco che non sono protetti, che vengono querelati, denunciati e poi sai, la voglia di difendersi, la roba è tutto un casino. E quindi quello che voglio dire è che chi ha ragione, chi si sente tranquillo, poi deve solo avere più o meno voglia di affrontare determinate situazioni. Io mi sento tranquillo e queste situazioni le ho affrontate, come ne ho affrontate altre, come ne affronterò altre ancora, chi lo sa. Nel frattempo, a scopo commemorativo per questo tipo di evento, ho emesso un token, il token di Mr. Helmet, che è sia in versione nuda che in versione astucciata. È Crypto Helmet. Ok, in un mondo di gente che fa criptofesserie, cripto fake, fake cyber security, sponsor farlocchi, monete che non esistono, che esistono ma non valgono niente, che non esistono ma valgono molto. Io ho fatto una moneta che esiste e non vale niente, se non il vostro affetto. E il token si chiama Ntocool. È scritto veramente così. Ntocool, traduzione in inglese per chi vedrà il video con i sottotitoli, è una cosa versione volgare di In My Ass. Quindi riepiloghiamo, ve lo voglio far vedere. Questo è il video che ha avuto la richiesta di violazione di copyright. Questa è la violazione di copyright. Questo è il mio video di risposta a cui il signor Ovidiu Toma di Cryptodata non ha trovato il coraggio di rispondere alle mie 40 domande. Siamo andati avanti con la notifica, non mi sono arreso alla prima risposta negativa di YouTube, ho fatto altre due in realtà contronotifiche. Cryptodata non ha mai risposto né a me né a YouTube, e alla fine siamo arrivati al ripristino del mio video. Avrei dovuto fare così anche in un altro paio di situazioni che mi sono capitate. Non vi
abbattete mai se avete ragione, trovate il coraggio di fare questo. E alla fine Mr. Helmet ha vinto. Quello che vi chiedo è questo: iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, supportate Mr. Helmet con lo shop, perché queste cose costano, la libertà costa, fate una donazione, super sticker, super grazie, ma soprattutto abbonatevi. Ho fatto vari abbonamenti di vari livelli, da 0,99 centesimi fino a 9,99 per chi mi vuole tanto bene e lo chiamo Sugar Daddy, è il mio papino, ce ne sono alcuni. Dovete sapere che tutto questo lavoro costa, l'intimidazione da parte dei grandi e ricchi costa, dai vecchi dinosauri che si sentono minacciati costa, e purtroppo bisogna avere le palline per affrontarle. Non dico che le ho, ma almeno ho voglia e non mi arrendo. Vi ringrazio per avermi ascoltato anche questa volta, vi saluto e ci vediamo presto. Questo video sarà disponibile subito in anteprima per gli abbonati, fra qualche giorno arriverà anche per gli altri, ma arriveranno altri contenuti, spero molto meno bellicosi di questi, più tecnici di questi, ma vi volevo ricordare che chi non si arrende e ha ragione, bene o male, nella maggior parte delle cose la spunta e vince il World Copyright Championship, ok? World Copyright Championship, vincitore Mr. Helmet. Ciao a tutti.